Nel tutorial di oggi faremo insieme questa sciarpa Bactus, semplice da fare, sono solo 2 giri che si ripetono, è morbidissima e nel contorno faremo queste noccioline 3D. Per la Bactus ho deciso di utilizzare questo filato, è un mohair, 60% mohair, 40% acrilico, sono gomitoli da 50 grammi e ogni gomitolo è lungo circa 150 metri e sono raccomandati ferri o uncinetti da 5-6 mm. E io ho utilizzato un uncinetto da 6,5 mm per fare tutta la Bactus e un uncinetto da 5 mm per fare le noccioline. Se volete utilizzare anche voi questo filato, vi lascio nel primo messaggio sotto al video il link della merceria Ercobaleno dove potete trovare diverse tonalità di colore di questo filato, una più bella dell'altra. Le misure e le quantità di filato utilizzato ve le do alla fine del tutorial e quindi ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Iniziamo facendo un nodino iniziale. Lavoriamo una catenella e tutta la prima riga la lavoreremo in questa catenella. Cominciamo lavorando una foglia grande, che si lavora lavorando 3 punti alti tripli chiusi assieme. Sostituiamo il primo con 5 catenelle, 2, 3, 4, 5 e lavoriamo altri 2 punti alti tripli non chiusi, 3 volte filo sull'uncinetto, entriamo nella prima catenella, porto fuori il filo, chiudo 2, chiudo 2, chiudo 2 e mi fermo qui e ne lavoro un'altra. E alla fine chiudiamo i punti insieme. Lavoriamo un archetto di 3 catenelle, 1, 2, 3 e una foglia piccola. Per la foglia piccola 3 punti alti doppi, 2 volte filo sull'uncinetto, chiusi assieme. Entro nel punto, porto fuori il filo e mi fermo qui e ne lavoro altri 2. E alla fine chiudiamo i 3 punti insieme. Un archetto di 3 catenelle, 1, 2, 3 e una foglia grande, 3 punti alti tripli chiusi assieme. Così. E questa è la riga 1. Nella riga 1 lavoriamo una delle sequenze delle foglie. Per la riga 2 giriamo il lavoro e nel primo punto lavoriamo degli aumenti. Lavoriamo un punto alto doppio che sostituiamo con 4 catenelle, un mezzo punto alto doppio, vuol dire 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel punto, porto fuori il filo, chiudo 2 e chiudiamo tutto assieme e un punto alto. Questi sono gli aumenti del primo punto. Poi lavoriamo 3 punti alti nel prossimo archetto, 1, 2, 3. 3 punti alti li lavoreremo sempre nella foglia centrale, la foglia piccola, 1, 2, 3, 3 punti alti nel prossimo archetto, 1, 2, 3 ed ora lavoriamo l'aumento dell'ultimo punto sopra la foglia grande, lavoriamo al contrario
dei punti che abbiamo lavorato all'inizio in maniera speculare. Un punto alto, un mezzo punto alto doppio, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel punto, porto fuori, chiudo 2 e chiudo tutto assieme, e un punto alto doppio. E questa è la riga 2. Sostanzialmente ripeteremo queste due righe, una riga in cui lavoriamo i gruppi di foglie e una riga in cui lavoriamo punti alti. Vediamo insieme come si sviluppano queste righe con gli aumenti e con il resto dello schema. Nel primo punto lavoriamo una foglia grande, quindi come prima 5 catenelle che sostituiscono il primo punto alto triplo non chiuso e altri 2 punti alti tripli nel primo punto. E chiudiamo tutto assieme. 3 catenelle, una foglia piccola, sempre nel primo punto, tutta la sequenza delle foglie va nello stesso punto. Tre catenelle e una foglia grande. Quindi 3 punti alti tripli chiusi assieme. Così. Poi lavoriamo 3 catenelle, 1, 2, 3 e un punto basso nel punto alto centrale dei 3 che abbiamo lavorato sulla foglia piccola, quella centrale. Qui abbiamo lavorato 3 punti alti, nel centrale lavoriamo un punto basso. 3 catenelle, 1, 2, 3 e una sequenza di foglie nell'ultimo punto. L'ultimo punto è la quarta catenella delle 4 che abbiamo lavorato per sostituire il primo punto alto doppio. E qui lavoriamo le 3 foglie. E questa è la riga 3. Questa è la sequenza che lavoreremo sempre nelle righe con le foglie. Una sequenza di foglie, 3 catenelle, un punto basso nel punto alto centrale che abbiamo lavorato, dei 3 che abbiamo lavorato sulla foglia centrale, 3 catenelle e un altro gruppo di foglie. Ora vediamo la riga 4. Giriamo il lavoro e nella riga di punti alti sappiamo che nel primo punto lavoriamo aumenti, un punto alto doppio che sostituiamo con 4 catenelle, un mezzo punto alto doppio, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel punto, porto fuori, chiudo 2 e poi chiudo tutto assieme e un punto alto. Poi 3 punti alti nell'archetto tra le foglie, 1, 2, 3, 3 punti alti nella foglia centrale, 1, 2, 3, 3 punti alti nell'archetto tra le foglie, 1, 2, 3, un punto alto nelle foglie laterali, lavoreremo sempre un punto alto nelle foglie laterali, 1, 2 punti alti nell'archetto tra le foglie e il punto basso, 1,
un punto alto sopra il punto basso, 2 punti alti nell'archetto tra il punto basso e la foglia, 1, 2, un punto alto sulle foglie laterali, sempre un punto alto, 3 punti alti negli archetti tra le foglie, 1, 2, 3, 3 punti alti nella foglia centrale, sempre 3 punti alti, 1, 2, 3, 3 punti alti negli archetti tra le foglie, 1, 2, 3, e nell'ultimo punto aumenti, nell'ultimo punto lavoriamo un punto alto, un mezzo punto alto doppio e un punto alto doppio. E questa è la riga 4. Nelle righe di punti alti la sequenza che lavoreremo sarà sempre questa, l'unica cosa che cambia è il numero di sequenze che lavoriamo. Nel primo e nell'ultimo punto lavoriamo aumenti. Nel primo punto un punto alto doppio che sostituiamo con 4 catenelle, un mezzo punto alto doppio, un punto alto, e al contrario nell'ultimo punto un punto alto, un mezzo punto alto doppio, un punto alto a doppio. Negli archetti tra le foglie lavoriamo sempre 3 punti alti, nella foglia centrale lavoriamo sempre 3 punti alti, nelle foglie laterali, che in questo caso sono solo quelle interne perché abbiamo solo 2 ripetizioni, ma quando ne avremo tante, tutte le foglie laterali, sia quella di qua che quella di qua, si lavora sempre un punto alto lo lavoriamo sopra il punto basso e 2 negli archetti tra le foglie e il punto basso. Questa è la ripetizione o comunque la sequenza che lavoriamo nella riga di punti alti, a prescindere dal numero di ripetizioni che abbiamo. Ed ora rivediamo ancora come lavorare la riga con le foglie, ora che abbiamo anche il punto alto sopra il punto basso. Giriamo il lavoro, nel primo punto lavoriamo una sequenza di foglie, in questo modo, poi lavoriamo un archetto di 3 catenelle e un punto basso sul punto alto centrale della foglia centrale della riga ancora sotto, come prima, un punto basso, 3 catenelle, 1, 2, 3 e un'altra sequenza di foglie la lavoriamo sul punto alto sopra il punto basso della riga ancora precedente. Su questo punto alto lavoriamo la successiva sequenza di foglie. E questo è tutto quello che vi serve sapere. Adesso, come prima, 3 catenelle, un punto basso nel punto alto centrale dei 3 che abbiamo lavorato nella foglia centrale, 3 catenelle e in questo caso l'ultima sequenza di foglie sopra l'ultimo punto. E questa è la riga 5. A questo punto abbiamo visto tutto lo schema. Nella riga 5 abbiamo lavorato un gruppo di foglie nel primo punto, 3 catenelle, un punto basso nel punto alto centrale sopra la foglia centrale, 3 catenelle,
un gruppo di foglie sul punto alto che abbiamo lavorato sopra il punto basso della riga ancora sotto, 3 catenelle, un punto basso sul punto alto centrale, 3 catenelle, una sequenza di foglie nell'ultimo punto. Questa è la ripetizione che ripetiamo a prescindere dal numero di ripetizioni che abbiamo. Lavoriamo un gruppo di foglie sopra ogni punto alto che è sopra il punto basso della riga ancora sotto, un punto basso sul punto alto centrale dei 3 che abbiamo lavorato al centro delle foglie ancora sotto e archetti di 3 catenelle per separare le sequenze di foglie dai punti bassi, e ne lavoriamo quante ce ne servono nella riga. In ogni riga, come vedete, abbiamo una sequenza in più. E quella di punti alti abbiamo capito come lavorarla. A questo punto ci basta ripetere queste 2 righe fino alla grandezza che vogliamo per il nostro lavoro. Ho lavorato in tutto 19 righe e ho finito con una riga di foglie. E adesso vediamo come completare il lavoro. Giriamo il lavoro, lavoriamo 2 catenelle, un mezzo punto alto nel primo punto e sempre nel primo punto un punto basso. Ed ora lavoriamo 3 punti bassi nell'archetto, 1, 2, 3, un punto basso nella foglia, 3 nel prossimo archetto, 1, 2, 3 e un punto basso nella foglia. 2 mezzi punti alti nel prossimo archetto, 1, 2, un punto alto nel punto basso e 2 mezzi punti alti nel prossimo archetto, 1, 2. E questa è la ripetizione che ripetiamo, con l'unica differenza che in tutte le altre ripetizioni delle foglie, anche nella prima foglia, lavoriamo solo un punto basso. Quindi un punto basso in ogni punto nella ripetizione delle foglie, uno sopra la foglia, 3 nell'archetto, una nella foglia, 3 nell'archetto, una nella foglia, e poi nel prossimo archetto 2 mezzi punti alti, un punto alto nel punto basso, 2 mezzi alti nel successivo archetto. E ripetendo in questo modo completiamo tutta questa riga. E nell'ultimo punto della riga lavoriamo un punto basso e un mezzo punto alto. Ed ora lavoriamo una riga di punti nocciolina sui 2 lati corti del triangolo, quindi su tutto questo lato e su tutto quest'altro lato. Per lavorare il contorno di noccioline cambiamo uncinetto e utilizziamo quello più sottile. Io uso un uncinetto da 5 mm. Lavoriamo 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 e partendo dalla terza catenella dell'uncinetto, 1, 2, 3, lavoriamo filo sull'uncinetto, entriamo, portiamo fuori il filo e chiudiamo 2 fili insieme, così, e abbiamo 2 punti sull'uncinetto, ne dobbiamo avere alla fine 5, quindi filo sull'uncinetto, entro nel punto, porto fuori, chiudo 2 e ne ho 3, 4, 5. Ora filo sull'uncinetto, chiudo tutto assieme e lavoro 3 catenelle, 1, 2, 3 e partendo dalla terza catenella dell'uncinetto, filo sull'uncinetto e ripetiamo, entriamo nella catenella in questo modo, portiamo fuori, chiudo 2, ho 2 punti e arrivo a 5, 3, 4, 5, filo sull'uncinetto e chiudiamo tutto assieme. Ed ora chiudiamo sulla quarta catenella che avevamo lavorato all'inizio, quindi questa libera, con un punto bassissimo, e rientriamo nel punto basso prendendo questi 2 fili. Questa è la catenella del punto basso, prendiamo questo e questo filo
e lavoriamo un punto bassissimo. Poi dove ci sono le foglie, qui, per arrivare alla prossima riga lavoriamo 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e un punto basso qui nella prossima riga e lavoriamo un'altra nocciolina, quindi 4 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nella terza catenella dell'uncinetto e lavoro 2, 3, 4, 5, chiudo tutto assieme, 3 catenelle, 1, 2, 3 e nella prima delle 3 catenelle lavoro altri 5 punti contando anche le catenelle. Quindi in tutto ho sempre 5 fili sull'uncinetto. Filo sull'uncinetto, chiudo, un punto bassissimo nella catenella prima del punto basso e un punto bassissimo nel punto basso, così. E qui che abbiamo una riga di punti alti lavoriamo solo 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 e un punto basso nella prossima riga, 7 catenelle perché qui abbiamo una riga di foglie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e ripetiamo, quindi lavoriamo quando c'è una riga di foglie lavoriamo 7 catenelle e poi un punto basso nella prossima riga, mentre l'archetto di catenelle quando siamo su una riga di punti alti è un archetto di 4 catenelle e poi lavoriamo sempre un punto basso per agganciarci e lavoriamo il punto nocciolina cioè due righe sì e una no, quindi nocciolina, nocciolina, senza nocciolina. Adesso qui lavoro un punto basso e qui lavoro di nuovo una nocciolina, quindi per 2 volte lavoro una nocciolina e nella riga successiva no, e così via. E in questo modo lavoriamo tutto intorno ai 2 lati corti della Bactus. Lavorato tutto il contorno di noccioline, non ci resta che fare una catenella di sicurezza e tagliare il filo. E con un ago, preferibilmente con la punta, nascondiamo le codine di filo, questa e quella iniziale, attraverso i punti. E tagliamo. E questo è il risultato. Per fare la mia Bactus, che è lunga 136 cm e alta circa 44 cm, ho utilizzato 2 gomitoli interi, ho avanzato solo questo. Ovviamente se volete farla più grande vi serviranno 3 gomitoli. Spero tanto che il tutorial vi sia piaciuto e che rifarete questo progetto. È un progetto veloce e divertente da fare, una volta che imparate lo schema diventa veramente automatico. Io penso che terrò questa per me e ne farò altre come regali per Natale. Se la rifate aspetto le vostre foto, sapete che potete condividerle con me nel mio gruppo Facebook oppure facendo un post o una storia in Instagram e taggandomi, in questo modo io posso condividerla nel mio profilo. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial, noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!